Amici di Wikos, bentornati su Setup. Io sono Wally, questa è una nuova puntata della mia rubrica in cui parliamo di giochi da tavolo. Il gioco di oggi me lo porta il mio fidato valletto John Mira, che è un po' più bravo di Luke Ripa. Grazie, una carezzina ancora e un premio per te, tieni dei biscottini. Che caro, che è proprio caro. L'abbiamo svegliato adesso dal suo riposino in cuccia. Just One, un gioco di parole. A te la scelta, fai la differenza. Perché Just One? Si gioca solo uno. Si gioca da 3 a 7 giocatori, quindi è un party game, durata velocissima. Ogni turno un giocatore deve indovinare una parola, gli altri giocatori devono dargli un indizio. Gli indizi simili vengono eliminati, si scrivono su una lavagnetta e si confrontano. Se ci sono delle parole uguali vengono eliminate, quindi il giocatore si ritroverà ad avere pochi indizi per trovare la parola. Facilissimo, velocissimo, lo vediamo sul tavolo. Ok ragazzi, abbiamo fatto il setup di Just One. Come potete vedere i componenti della scatola sono pochissimi, ci sono delle carte, dei pennarelli e delle lavagnette che non so se si nota sono anche parecchio utilizzate perché noi ci abbiamo giocato spesso. Allora, il gioco funziona in questo modo: si designa un giocatore 1 che riceverà una di queste carte sulla quale trovate scritte delle parole. In questa abbiamo Barbie, cioccolato, neve, cravatta e vento. Il giocatore la metterà sulla sua lavagnetta in questo modo, in modo che lui non possa vederla perché il giocatore è seduto dietro la lavagnetta. Dirà un numero da 1 a 5, in questo caso facciamo finta che diremo 1, così scegliamo la parola Barbie, e tutti gli altri giocatori in segreto sulle loro lavagnette dovranno scrivere un indizio attinente a Barbie. Adesso io mi farò aiutare, qui voi non li vedete, insieme a me ci sono appunto John Mira e Luke Ripa. Gli darò una lavagnetta a testa, bravissimi, una a te e io ne userò un paio giusto per farvi vedere. Allora, senza farvi vedere, scrivete una singola parola attinente a Barbie, ok? Io ho scritto questo. Perfetto, abbiamo scritto gli indizi. Facciamo finta che siamo in una partita a 6 giocatori. Un giocatore appunto sta cercando di indovinare, gli altri giocatori scrivono gli indizi sulle loro lavagnette. In questo momento il giocatore 1, chiamiamolo così, quello che deve indovinare, non sta guardando quello che sta succedendo al tavolo. Gli altri giocatori, una volta che hanno scritto gli indizi, girano le lavagnette tra di loro e confrontano gli indizi. In questo caso abbiamo scritto bambola, giocattolo, rosa, Margot e bambola di nuovo. Cosa succede quando due indizi hanno lo stesso significato? Succede che si cancellano entrambi gli indizi perché due giocatori hanno scritto la stessa cosa, quindi questo indizio non sarà più disponibile per il giocatore che deve indovinare la parola. A questo punto, quando tutti gli indizi che sono rimasti sono diversi, il giocatore apre gli occhi, facciamo finta che abbia chiuso gli occhi per non vedere cosa accade sulle lavagnette, e cerca di indovinare con giocattolo, rosa e Margot qual è la parola che ha davanti a sé. In questo caso, vabbè, noi la vediamo e sappiamo che è Barbie, ma lo scopo del gioco è questo. Alla fine della partita i giocatori hanno una tabella in cui andranno a vedere il punteggio, quindi il numero di parole che sono riusciti a indovinare. Più è alto, più punti fanno e più il gioco dice bravissimi. Sostanzialmente non c'è un vero calcolo di punteggio, è un gioco che si fa per divertirsi. Che dire ragazzi su Just One? Setup velocissimo, abbiamo giocato anche insieme ai nostri amici Luke Ripa e John Mira. Siamo riusciti a non indovinare Barbie, come avete visto, perché siamo un gruppo di capre. Ripeto, non ho molto da dire, il gioco fa quello che deve, è un party game semplice sulle parole che vi divertirà sicuramente. Le partite si giocano in una ventina di minuti ed è una tira l'altra. Alla fine, dopo la prima partita in cui vorrete probabilmente capire come funziona il gioco e utilizzare il regolamento del gioco, inizierete a giocare senza le regole sostanzialmente, non per il punteggio ma per il bello del gioco. Questo è tutto, se il video vi è piaciuto vi invito a iscrivervi al canale, a seguire non solo Wally di Setup come vi ho messo qui davanti per farvi vedere tutto colorato, e vi ricordo anche che sul nostro bellissimo canale di Wikos trovate anche libri e anime, film e serie tv, videogames e tanto altro. Alla prossima!